Benvenuti amanti dell'uncinetto, sono Elena e che tu sia qui per imparare, per trovare l'ispirazione o semplicemente per condividere la passione di questo antico ma sempre innovativo hobby, sei nel posto giusto. Non dimenticare di iscriverti al canale e ora via al video progetto. Per il progetto di oggi avete bisogno del filato pop nelle colorazioni che desiderate. Io ho scelto il viola e il bianco e mi serviva anche un filato sfumato per una scelta mia perché andremo a giocare un po' con i colori. Ho preso il tenerezza. Per quanto riguarda gli strumenti avete bisogno dell'uncinetto 3,5, un ago che vi serve per nascondere i cappietti e un paio di forbici. Oggi noi andremo a giocare con un progetto già esistente sul mio canale con una mattonella e adesso vi faccio vedere la grafica. Andremo a giocare con la mattonella graziosa, che è già un progetto sul mio canale da un po' di tempo, è molto basica, molto semplice. Lì voi l'avete nella versione tinta unita, noi questa volta andremo a utilizzare a due colori. È uno scialle, io l'ho chiamato magico perché veramente ti riempie di colori, di vita, è quasi una rinascita. Ero indecisa tra chiamarlo magico e primavera perché è veramente bellissimo, poi lo vedrete anche voi. In pratica iniziamo con una mattonella sulla quale sviluppiamo delle righe di mattonelle che andremo a cucire direttamente mentre lavoriamo con l'uncinetto. Quindi si inizia da una e si va, poi si passa a 3, poi a 5 e così via. Il totale delle mattonelle da fare lo decidete voi, io vi ho dato più o meno una misura. Il mio, che ha 6 righe in altezza, ha sviluppato circa 120 cm e di larghezza, scusate, di altezza 55. Dopodiché, siccome qua nei lati, tra una mattonella e l'altra, c'era lo scalino molto evidente, ho deciso di fare delle farfalle, che alla fine escono fuori delle farfalle, che poi lo vedrete, e lo riprendo il tutto. Dopodiché decidete voi se riprenderlo ancora come ho fatto io oppure vi fermate lì. È un scial magico perché ci sono diversi passaggi, ma anche perché è pieno di vita e di colore. Iniziamo subito a vedere la mattonella e a vedere come si fa a attaccarle tra di loro. Quindi il punto di inizio è questo qui, è la punta. Iniziamo la mattonella piegando il filo su se stesso, entrando con l'uncinetto prendiamo il filo e facciamo il nodino. Adesso facciamo 6 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Entriamo nella prima che abbiamo fatto con una maglia bassissima e chiudiamo a cerchio. In questo cerchio andiamo a sviluppare il centro della nostra mattonella, che poi vista sarebbe quasi un fiore, comunque è veramente bella. Ora facciamo 4 catenelle per alzarci, caricate 2 volte e andiamo a fare il primo petalo. I petali da fare sono 8, però non li chiudete, vedete? Fate 2 passaggi, li tenete l'asola sull'uncinetto, caricate e poi entrate di nuovo, scaricate 2 volte e poi lo mantenete sull'uncinetto. Quando avete 3 maglie altissime concluse, mese perché alla fine non le abbiamo chiuse, le andiamo a chiudere tutte insieme. Ora andiamo a fare 3 catenelle di separazione, caricate 2 volte sempre, entrate lì e andiamo a fare il secondo petalo. Anche qua scaricate 2 volte, poi mantenete sull'uncinetto, caricate e poi scaricate 2 volte. Mi sono rimasta incastrata con il filo. Vi faccio vedere il tutorial molto velocemente della mattonella perché in realtà voi ce l'avete già sul canale. Carichiamo anche la terza volta per concludere il secondo petalo, così. Quando abbiamo 3 punti già lavorati li andiamo a chiudere tutti insieme, poi andiamo a fare 3 catenelle di separazione e così via. Vi avevo detto che i petali sono 8, quindi li vado a fare, ci ritroviamo alla fine. Andiamo a concluderla insieme che così vedete, quindi vado a fare le ultime 3 catenelle e mi chiudo qua con una maglia bassissima. Eccola qui. Allora tirate il filo, poi lo tagliate e lo nascondete dopo con l'ago. Ora cambiamo filato e prendiamo il filato bianco. Io ho fatto prima la parte centrale con il fiorellino e poi
li andrò a riprendere con il filato bianco. Ora cosa faccio? Vado a prendere questo filo che lo passo un po' facendo dei nodini per bloccarlo leggermente, mi serve giusto per riuscire a iniziare il lavoro, poi dopo lo nascondete per bene con calma se pensate che non sia sicuro. Prendiamo il filato bianco e andiamo a fare il contorno di questa mattonella. Fate prima il nodino per bloccare il tutto e entriamo semplicemente in uno spazio qualsiasi del fiore, prendiamo e andiamo a creare da un fiore tondo a una mattonella quadrata. Io questo qua lo faccio passaggio così 2 volte perché così mi si blocca dietro, quindi vado a fare 4 catenelle, 1 2 3 e 4, poi carico 2 volte e vado a fare una maglia altissima. Mi fermo qua, non finisco di fare il blocco perché dopo quando mi chiude è più bello da vedere. Adesso vado a fare 1 2 3 4 5 6 7 8 9 catenelle, caricate 2 volte, andate nel prossimo spazio e andiamo a fare 4 maglie altissime. Scusate, sono rimasta senza filo. In pratica, come ho detto prima, passiamo da un fiore tondo a una mattonella quadrata, lavorando delle maglie altissime e degli angoli. Quindi questo è il primo blocco da 4, carico direttamente senza catenelle, senza niente, vado nel prossimo blocco, cioè nel prossimo spazio, a fare il prossimo blocco da 4. In pratica, finito questo blocco e fatto l'angolo di 9 catenelle, ho finito praticamente un lato. Ecco, ho finito anche il secondo blocco, quindi adesso vado a fare le catenelle. 5 6 7 8 e 9 e vado a fare il prossimo lato. I lati sono 4. Allora, questa prima mattonella la fate completa. Nella prossima, quindi nel prossimo giro, andiamo già ad attaccarci su questa prima mattonella, quindi mano a mano che vengono lavorate le altre voi iniziate già ad attaccarvi con gli angoli, che è facilissimo. Ora andiamo a finire anche l'ultimo blocco lavorando le altre 2 maglie alte restanti, quindi questa è la prima, questa è la seconda. Dovete vederle tutte colorate, fantastico. Ci chiudiamo su 1 2 3 e 4 sulla quarta catenella, maglia bassissima, tagliate il filo, ne lasciate un po' perché comunque sia lo dovete nascondere poi nel lavoro. Quindi questa è la prima, la appoggiamo lì, prendiamo un altro centro, facciamo uno blu o verde perché mano a mano che si lavora con il filato tenerezza e il centro della mattonella cambia colore perché è un filato sfumato, ecco perché l'ho scelto. Ma qui nulla vi vieta di lavorare voi con dei filati monocolore e cambiare colore. Adesso riprendo in mano il filato bianco e vi faccio vedere come si fa ad attaccarla direttamente sulla prima mattonella. Eccola qui che l'ho già avviata. Adesso dobbiamo iniziare a cucire l'altra. Iniziamo prima di tutto a fare 4 catenelle, 1 2 3 e 4 e ci fermiamo. Prendiamo la mattonella non col davanti, cioè non così, ma lo prendete con il dietro verso di voi, quindi con la parte brutta, entrate con l'uncinetto proprio in un angolo, prendete il filo che sarebbe la quinta catenella per noi, poi ce ne restano 1 2 3 4 per un totale di 9, quindi 4 un punto basso e 4. Prendete il filato sull'uncinetto, entrate nel prossimo blocco e andiamo a fare semplicemente le nostre maglie, le 4, che sono 4 maglie altissime. Io vi faccio vedere questo metodo, però si poteva fare anche la seconda mattonella
e poi con una terza attaccarsi a tutte e due, però io vi faccio vedere questo metodo così non vi sbagliate. Dopo aver fatto questo blocco da 4, sempre con la parte dietro verso di voi, entrate con l'uncinetto tra questi blocchi qua, proprio in mezzo, fate un punto basso, poi proseguite facendo sul centro che stiamo lavorando altre 4 altissime, 4 maglie altissime, insomma quelle che mancano di questo lato qua. Ho nascosto per sbaglio il capietto, ma non vi preoccupate, finito il lavoro girate il tutto e lo sistemate per bene. Ok, quindi siamo a questo punto qui. Ora andiamo a fare 4 catenelle con la parte dietro verso di voi, entrate quindi dal davanti, no, così con l'uncinetto, fate un punto basso, caricate, fate le altre 4 catenelle, ok, caricate l'uncinetto e andiamo a fare il prossimo lato. Come ho detto prima, potevamo lavorare un'altra e andare a cucire la terza sulla prima e la seconda, ma ho preferito farvi vedere questo metodo qua. Allora, questa è la prima. Noi andiamo adesso a fare questa qui, poi qui sui fianchi ne avremo un'altra e un'altra. Ed è uguale identico, voi quando andate a cucirla dovete sempre stare con la parte dietro verso di voi e quindi avremo un angolo qua e un angolo qua dove andare ad attaccarla. Anche la seconda è finita. Adesso prendiamo un altro centro, un altro fiore e dobbiamo farla qui. Quindi quando noi iniziamo adesso subito ci attacchiamo qua in mezzo, poi faremo un passaggio con un punto basso qui e uno qui. Da questa parte sarà uguale qui, qui e qui, perché voi dovete sempre tenere il lavoro con la parte dietro verso di voi. Vi faccio vedere il progetto originale così è più facile da capire. Quindi qui verrà la terza, qui verrà la quarta e così via. Vi consiglio sempre di partire sempre su una sopra invece che a fianco, cioè invece di farne una e poi fare tutto insieme, perché secondo me è più facile. Però per chi ha tanta esperienza questo insomma non è un problema, non è una difficoltà, quindi buttatevi e createli un po' come riuscite, come desiderate. Per chi ha poca esperienza vi consiglio di fare questo metodo qui, perché sennò si perde un attimo su dove cucirli, su quali lati sì, quali lati no. Adesso vi faccio vedere il progetto originale, è veramente una meraviglia, anzi una magia di colori. Questo è il shell originale che io mi ero portata avanti, avevo lavorato, e guardate 1, 2, 3 e 4, poi sempre così via. Quindi io vi consiglio sempre di partire da quella sopra, tipo questa, perché se partite qui a fianco dovete fare una mattonella da sola per i suoi, cioè per i fatti suoi, e poi con questa andare ad appiccicare lei, quindi a cucire lei qui nell'angolo e così via. Per chi non ha problemi lo faccia pure, perché ha esperienza ci riesce, però per chi ha poca esperienza con l'uncinetto vi posso assicurare che diventa difficile capire qual è il davanti, il dietro e come starci dietro, e io vi ho dato il metodo di prima. Allora vi dico quello che ho fatto io. Ho fatto il mio scial, notate, e poi tra una riga e l'altra che c'era lo scalino che vi avevo anticipato, quindi questo qua sarebbe stato, ho creato queste farfalle che non sono finite perché le andiamo a riprendere con un filato, cioè col filato bianco per un giro finale, dove le creiamo per bene, dove mettiamo il corpo, diciamo, della farfalla. Potete farle, potete non farle. A me avere lo scalino tra una riga e l'altra non mi piaceva, quindi decidete voi se fare quello che vi ho proposto io o semplicemente fare insomma delle maglie altissime o delle catenelle. Adesso andiamo a fare
l'ultima farfalla che ho lasciata qui per voi, e così vedete come si crea. Poi andiamo a prendere tutto il contorno dello scial, dopodiché il progetto è finito. Andiamo a creare l'ultima farfalla insieme. Prendete il filato, fate il nodino, andiamo a fare 5 catenelle, 1 2 3 4 5 catenelle, entrate nella prima, fate un punto bassissimo e create questo cerchio piccolino, ok? Rientrate qui nel cerchio e andiamo a fare un punto basso e 4 catenelle, 1 2 3 e 4, ok? E andiamo già a lavorare sullo scial. Anche qui voi dovete partire dalla parte destra e andare verso sinistra, perché lo scial quando lo prendete deve stare con la parte brutta, quindi con la parte dietro verso di voi, non deve stare così, non così, deve stare così, ok? Quindi dovete iniziare dall'altro lato, cioè da qui, iniziate da qui che lo avete dietro di voi, andate a fare la farfalla 1 2 e così via. Ora entrate nell'angolo, questa è la vostra mattonella, entrate qui nell'angolo direttamente, fate un punto basso, eccolo qua. Poi caricate 3 volte l'uncinetto e andiamo a fare delle maglie molto alte. In pratica saranno sempre 4, sempre moduli da 4, però diciamo che non creiamo delle mattonelle ma semplicemente delle farfalle. Quindi questa è la terzo punto e questo è il quarto. Dopo aver fatto 4 punti, sempre su questo lato di questa mattonella entrate qui tra i due moduli da 4 e fate un punto basso. Ora continuiamo il lato facendo semplicemente 2 carichi sull'uncinetto, quindi qua erano 3 e adesso ne facciamo 2. Sempre 4 sono i punti da fare, ma sono più corti, più piccolini. 3 e 4. Adesso facciamo 4 catenelle che sono le stesse che facevamo tra le mattonelle. Andiamo qui al centro, entriamo con l'uncinetto, finiamo con altre 4 catenelle. Ora giriamo il lavoro, caricate 2 volte, andiamo a fare il modulo da 4. Ripetiamo questo lato qua, quindi un modulo da 4 con 2 giri sull'uncinetto, un modulo da 4 con 3 giri e la nostra farfalla è finita. È veramente molto facile. Mi sono dimenticata di dirvi una cosa tra l'aspetto insomma delle giunture delle mattonelle centrali. Comunque la farfalla poi viene così: modulo da 4, ci agganciamo qua nel lato, finiamo il modulo e ci agganciamo nell'altro margine, cioè in questo caso un gancio qua e uno qui dove c'ho il dito. Allora, vi volevo parlare un attimo di queste giunture centrali che non vi ho fatto vedere. In pratica, quando abbiamo le mattonelle centrali, tutte vanno a finire nell'angolo, quindi vedete che si creano anche queste belle stelline. Finisco la mia farfalla, ci ritroviamo per riprendere un attimo il tutto. Riprendiamo in mano il lavoro dove abbiamo fatto l'ultima farfalla, che è questa, e andiamo a fare il penultimo passaggio. In pratica rifacciamo un giro allo scial con il filato bianco,
oppure se desiderate utilizzare il verde, il nero, il marrone, decidete voi, insomma avete la libertà di utilizzare tutti i colori che desiderate. Ho fatto il nodino, entro qui nell'angolo, ok, e vado a fare un punto catenella che blocco l'asola, poi rientro e vado a fare 2 punti bassi e 2. Ora vado a fare 5 catenelle e mi fermo qua sul primo punto alto con un punto basso, poi 5 catenelle, vado tra i 2 blocchi e vado a fare un punto basso, 1 2 3 4 e 5, e mi fermo qui sulla maglia alta, sull'ultima. Quindi avremo sempre degli archetti da 5 catenelle. Ora vado a fare sempre 5 catenelle, 1 2 3 4 e 5. Qui andremo a fare 3 punti bassi, quindi nell'angolo della mattonella, negli angoli, quindi questi qua, andremo a fare, qua ci sarà uno da una parte e uno dall'altra perché è centrale, quindi qui invece li facciamo tutti pieni. Poi 5 catenelle e ci chiudiamo qui, entriamo proprio sul lavoro viola con un punto basso. Altre 5 catenelle, andiamo a finire praticamente la farfalla. In che maniera? Adesso vi faccio vedere, perché noi abbiamo fatto le ali, no, della farfalla, ci manca il corpo, quindi entriamo alla base, prendete il filato e andiamo a fare un punto puff molto gonfio, quindi un passaggio, un secondo passaggio, un terzo, un quarto e un quinto. Se voi avete un filato molto spesso potete fare anche solo uno. Passiamo con il filo tramite tutte le asole e blocchiamo con una catenella. Ecco, diciamo che la nostra farfalla è finita. Adesso un attimo che vi faccio le altre 5 catenelle così capite. 4 5, ci chiudiamo qua, guardatela com'è carina. In pratica questa è la parte, diciamo, delle ali, così semplice, e questa è la parte, diciamo, finita. Sono belle entrambe, però diciamo che questa è un po' più rifinita. Allora adesso andiamo a fare sempre 5 catenelle, facciamo i 3 punti bassi, poi 5 catenelle, facciamo la seconda farfalla. Insomma, questo dovete farlo per tutto il lavoro. Quando arrivate qua vi farò vedere. Quando arrivate sul lato più lungo, quindi dove non ci sono le farfalle, in pratica facciamo così il modulo: entriamo con un punto qui, un punto nel, chiamiamola cucitura, dove abbiamo fatto il punto basso per attaccare le mattonelle, e il terzo lo facciamo nella prossima mattonella. Poi 5 catenelle, entriamo sulla prima maglia alta, 5 catenelle, entriamo tra i 2 moduli e poi 5 catenelle sull'ultima e così via. Io l'ultimo passaggio lo vado a fare con filato tenerezza perché è sfumato e mi piace dargli un attimo un contorno un po' diverso. In pratica andrò a lavorare in ogni archetto 7 maglie alte normali e poi mi vado a chiudere sul punto basso. Qui dove ci sono i 3 punti, vi andate a chiudere su quello in mezzo, lavorando comunque molto largo.
entrate in un cerchio qualsiasi, un archietto qualsiasi, e fate praticamente metà delle maglie alte. Io andrò a farne 4 e le ultime 3 le andrò a fare alla fine del giro, quando vado a chiudermi, che così si nasconde bene la chiusura. Tanto mi alzo con 3 catenelle, carico, vado a fare quindi le altre 3 maglie alte. Eccoli qua. Poi mi chiudo qui nel punto basso con un punto basso, carico e vado a fare le 7 maglie alte. Comunque vi farò vedere il lavoro finito quando lo vado a indossare. Punto basso, carico e vado a fare le 7 maglie alte. Questo gli dà proprio un contorno completo. Potete farle, potete non farli. Questo passaggio qua, gli archetti io vi consiglio di farli, perché così riuscite anche a fare le farfalle, che sono queste. Bene, ecco, è un lavoro un po' colorato, particolare, in una parola sola, magico, e ci ritroviamo fra poco dove lo indosso. Eccoci arrivati anche alla parte dove indosso il mio progetto. Guardatelo, è uno scial bello colorato, è uno scial magico, perché abbiamo i fiori, i colori, le farfalle e soprattutto è senza tempo, perché un filato come questo va bene anche per l'inverno, ma anche per la primavera, o semplicemente una serata d'estate dove si sente leggermente un po' di freschezza, rare, però diciamo, la si usa come coprispale. Io ho usato insomma la lana e soprattutto l'acrilico, però nulla vi vieta di crearlo in cotone, quindi è un po' un scial senza tempo. Adesso lo apro così lo guardate meglio, guardatelo. Voi adesso vedete anche l'ultima riga, quella con le 7 maglie alte, ma io lo adoro, cioè è bellissimo, è pieno di colori, veramente fantastico. Poi pensate che ho usato un gomitolo solo, non ho dovuto fare i fiori con colori diversi, cosa che voi potete fare. Io lo vedo bene anche come regalo per Natale, perché iniziate, e lo so che è presto, però iniziate adesso e mano a mano riuscite a crearlo. Con questa mattonella, che vi rendete conto ha solo due righe, quindi abbiamo la parte centrale del fiore, mi avvicino, quindi abbiamo la parte centrale del fiore e poi abbiamo la riga dove riprendiamo il tutto per crearla quadrata. Pensate che è super veloce da fare, ma soprattutto con questa mattonella potete creare un po' di tutto. Potete creare maglie, potete creare cardigan, borse, mi raccomando lì però utilizzate un cotone assolutamente o un cordino, e in poco tempo avete degli accessori da indossare tutti insieme, quindi il scial con la giacca, il scial con la borsa, oppure la giacca con la borsa, insomma è veramente utilissima. Poi guardate un attimo quando nella parte centrale vengono unite, vedete che si crea questa forma di stella, sembra quasi la mattonella centrale questa e i fiori a fianco. Insomma, io l'adoro e ve l'ho proposta in questo modo qui, però voi potete prendere spunto e crearla a vostro piacere. Si poteva utilizzare solo 2 colori, ma io ho preferito usarne 3 anche per distinguere leggermente un attimo le farfalle. Adesso ve le faccio vedere così. Sono facilissime da fare, anzi sicuramente farò un mini tutorial dove le andremo a fare singolarmente per poterle usare come ciondoli e cose varie.
sono veramente felice del risultato perché sono veramente bellissime. Bene, io penso di avervi detto tutto, me la tengo addosso così, sembra quasi una maglia, no? Mi viene addosso bene e insomma spero di avervi dato tutte le indicazioni e soprattutto tutte le informazioni necessarie per riuscire a creare quello che desiderate. Io vi mando un grosso abbraccio e ci vediamo al prossimo video progetto.